Chiamiamo TikTok. Se ormai Facebook è considerato il social dei vecchi, allora TikTok è questo nuovo social per i giovani. Ci sono tantissime persone che pensano che su TikTok ci siano solo tredicenni che ballano, fanno challenge strane, ma forse non tutti sanno che c'è anche una parte, una nicchia dedicata al cosplay. Ci sono tantissimi TikToker che hanno milioni di seguaci e fanno questi video sul cosplay. Come detto prima, però, ci sono tantissimi giovani ragazzini che magari hanno appena iniziato e di conseguenza quindi ci sono anche dei video molto brevi da 15 al massimo 60 secondi di tutorial, tips, hacks, trucchetti sul cosplay in generale. Nel video di oggi ho deciso di raccogliere qualcuno di questi video. Alcuni mi sono comparsi nella sezione dei per te, altri invece sono andata a cercarli io tramite hashtag o scrollando all'infinito, e vediamo un po' se imparerò qualcosa di nuovo oppure devo bacchettare tutta questa gente. Non lo so, sono abbastanza positiva comunque, mi piacciono i video di tips e hacks. Prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, seguirmi sui miei social, vi consiglio Instagram e TikTok al momento, anche Twitter è tipo il mio social più personale. Come ho detto prima, Facebook ormai è per vecchi, non lo aggiorno quasi più. Iniziamo con una specie di tutorial di un personaggio che ho visto tantissime volte su TikTok, è Boku no Hero Academia. Vediamo un po' come fare la cicatrice di Todoroki. Ehm, Allora, questo è il metodo che usano tutti i cosplayer di Todoroki, ma sinceramente non lo trovo non adatto, diciamo che non rende benissimo. Consiglia di fare il contorno con un marrone scuro e di riempire tutto quanto con un rossetto rosso. Vi consiglio più che ricoprirvi tutto quanto di rossetto rosso, che vuol dire che quindi deve essere una cosa super densa. Provate piuttosto a optare per un ombretto marrone e poi aggiungere un pochino di rosso. Rende molto di più l'effetto cicatrice. Non ho mai visto un ustione dal vivo, ma non credo sia veramente rosso come un rossetto. Alla fine nel risultato finale ci sta anche. Lo setta con della cipria, diciamo che lo rende un po' meno rosso, ma se dovete fare Todoroki provate a optare per il marrone. È un mio consiglio personale, l'ho provato e ha funzionato molto bene, quindi fatemi sapere. Poi potete ovviamente andarci pesanti con gli special effect, potete anche creare con metodi tipo la gelatina o quelle colle strane l'effetto proprio cicatrice, fare dei rilievi, quindi non una cosa piatta e basta, quello è ancora più extra. Ma vedendo in realtà le foto di Todoroki si capisce che non è rossa la cicatrice, più questo marrone rossiccio. Vabbè, ok, col primo video già ho fatto tutta questa paternale, non volevo essere così pesante. Passiamo al prossimo. Ho trovato due video su come mettere una parrucca. Il primo è di un'italiana e che tra l'altro è un sacco seguita. Non so, mi ha fatto ridere quando l'ho visto per la prima volta. Rivediamolo insieme. Come mettere una parrucca da noob, c'è scritto. Ok, fine. E allora il risultato ci sta, cioè in effetti non sembra così male, però mi chiedo, la cuffia per la piscina è davvero la scelta giusta? In realtà conosco una ragazza che ha i capelli stravoluminosi, bellissimi, che usa la cuffia e quindi mi sono detta, oddio, forse è proprio l'unico metodo per appiattire così tanti capelli. Ma la ragazza di questo TikTok ha i capelli normalissimi, tipo i miei, quindi non so se ce n'è davvero bisogno, basta una retina qualsiasi. Più che altro mi chiedo se regga veramente la parrucca su una cuffia di plastica. Non lo so, non l'ho mai provato, però sono un po' scettica su questo metodo. Secondo metodo su come mettere la parrucca, questo video mi uccide perché è una chain di sempre la stessa ragazza che si mette la parrucca 3 volte. Queste sono cose strane che trovi su TikTok. Comunque il suo metodo prende l'avanzo della retina e la mette dietro. Non ho mai provato.
Dovrei provare, in effetti, non mi costa niente. Di solito il resto della retina lo lascio così perché so che poi viene appiattito dalla parrucca e quindi non ho mai sentito la necessità di nasconderla da qualche parte. E poi ho paura che così tiri troppo. Vabbè, devo provare comunque, questa è una cosa che non sapevo. Adesso ci sono vari video che ho trovato sempre a tema parrucche. Ad esempio questo, si chiama Cosplay Tips. So you're gonna want to take a strand of your wig and you're gonna tease it out with a fine tooth comb. Once it's teased, it's gonna look really, really bad, but it'll get better from there. You're then gonna take some hairspray and you're just gonna lightly spray some on there. You're then gonna comb it out with a regular hairbrush. When you brush it out to make it look smoother, it's gonna have a lot of volume. Com'è possibile? Io mi chiedo sempre come fanno le persone a teasing, a rovinare così le ciocche e poi ripettinarle. Io ho provato mentre acconciavo la parrucca per Bob di Mister, solo che era corta, quindi non sono riuscita a combinarla così e poi a ripettinarla. Quindi mi chiedo davvero come sia possibile, quanto stress mi verrebbe a fare una cosa del genere. Comunque questo è un metodo che usano tantissime persone per volumizzare le parrucche, soprattutto su TikTok ho visto un sacco di parrucche super voluminose, a volte anche senza davvero una vera necessità, però immagino che per qualche cosplay in particolare serva. L'effetto finale mi piace perché non sembra troppo rovinata la ciocca. Ci sono tantissime persone che fanno questo metodo, ma poi si vede che la ciocca è rovinatissima, è tutta frizzi, così si può dire. Ma dovrei provare, mi farò coraggio. E il fatto di dover pettinare al contrario una parrucca che mi mette ansia. Altro tutorial su low budget wig ponytail su tutorial. Vediamo un po'. Cheap old wig, hair clip, hairband. Una parrucca vecchia, una clip per i capelli, un elastico e le forbici. Vediamo un po' cosa fa. Ok. Mi uccidono che i tutorial su TikTok sono tutti così veloci, cioè vai, questo, fatto, è bellissimo. Il risultato finale non mi convince del tutto perché se vedete c'è proprio la linea della parrucca, quella che simula i capelli che crescono, diciamo, ed è un po' strana da vedere su una clip per capelli. Diciamo che la cosa che non mi convince è il dover usare una parrucca per fare una coda. E poi cosa te ne fai della coda? L'attacchi a un'altra parrucca dello stesso colore? Vuol dire che devi avere due parrucche uguali? Sono confusa. Comunque forse non ne ho mai sentito la necessità di questo tutorial. Magari a qualcuno può servire. Ok, questo è l'ultimo tutorial parruccoso che vi propongo, che ho trovato. How to make very cheap wigs look way better. Praticamente rimuove quella specie di riflessi brutti sulle parrucche molto economiche. Vediamo. Ho presente quelle parrucche, molto da carnevale. È tipo un... cos'è? Cos'era? Ah. Fatto. Cosa? Forse quell'ingrediente segreto è la svolta. Non riesco a capire. Non riesco a capire cosa sia. Nei commenti cosa dice? L'ammorbidente, ok. Sono dovuta andare a leggere i commenti. E basta, lavare nell'ammorbidente e aspettare. Non so, mi sembra falso, non scherzo. Io sapevo che come tocco finale bisogna aggiungere tipo il talco per rimuovere del tutto lo shiny, le luminosità strane sulle parrucche economiche. Però magari solo con l'ammorbidente e pettinandolo basterà. Non so, non compro una parrucca economica da troppo tempo, quindi non so se proverò mai questo tutorial. Ammetto che questo qua l'ho cercato io. Volevo capire come i cosplayer facessero le lentiggini finte. E tantissimi cosplayer usano questo metodo. Non ho usato un video di una cosplayer perché tutti i video fatti dai cosplayer non li potevo scaricare. E quindi per rispetto ho deciso di usarne un altro scaricabile. Vediamo un po'. Allora... cos'è questa spugna? Cioè, questa spugna con i buchi è assurda, ti fa questo effetto finale che sembra verissimo, lo voglio anch'io. Non ho capito in cosa intinge la spugna, sembra tipo una palette per contouring. Quindi lei mi sta dicendo che basta una polvere, questa spugna stranissima.
Proverò quando troverò questa spugna da qualche parte, perché non penso di averla mai vista, sembra quella per pulire i piatti. Devo dire che tra tutti i metodi delle matite e dello spray e dell'Enné, questo mi convince un sacco e voglio provarlo tantissimo. Passiamo a un tutorial un po' più pratico. Character has a giant bow on its outfit. Here's the way to make it look flatter and nicer. Instead of just tying it, use snaps instead. I attach Snaps si chiamano. snaps to the shirt. Now the finished shirt for toga. Here's another one that I've done. It snaps on and off really easily, and you don't have to worry about getting it right every time you Ci wear it. sta. I recommend this for Sailor Moon cosplays, but it will work with any Sailor Fuku. In realtà questo metodo funziona con tantissime cose, i bottoni nascosti sono la salvezza. Io a volte li uso anche per magari dei cosplay che hanno pochi bottoni e quindi che ne so si aprono, oppure per quelli che mi stanno troppo larghi o troppo stretti, insomma li uso tantissimo. Bottoni nascosti uso di solito quelli un po' più piccoli rispetto a quelli che ho fatto vedere nel video, ma è un consiglio ottimo. Brava, Pure Mage, che forse è la stessa del tutorial di prima della parrucca, vabbè. Ok, concludiamo questo video con un ultimo tutorial che non c'entra né con le parrucche né col trucco. Come fare delle orecchie da gatto. Farle velocemente. Allora, cucire un triangolo, rivoltarlo, mettere una base, sembra tipo un cartoncino, e incollare. Questa cosa non me la spiego invece. Cioè, sembra andare tutto bene e poi si mette, usa tipo un rasoio. Non lo so, non l'ho mai provato, ma mi incuriosisce tantissimo. Sembra come se le renda più morbide. Poi colora all'interno, ci sta, con gli acrilici. Oh, carino quel gatto. Ah, e poi le ho usate per Sesshomaru. Quindi usare un rasoio sulle orecchie da gatto le rende di una texture diversa, a quanto pare. Non lo sapevo, voglio provarlo assolutamente. Magari per quando dovrò fare le orecchie per Haru. Chissà se mi arriverà mai quella parrucca, comunque. Questi erano alcuni tutorial che ho trovato su TikTok. Quindi tutorial molto brevi, molto veloci e molto basic. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se siete anche voi su TikTok e se mi seguite, mi raccomando, fatelo. E spero che questi tutorial vi siano stati utili, così come anche i miei consigli da sopra. Vi auguro un buon fine settimana, mi raccomando, be positive e rimanete idratati. Non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao miau!